La maggior parte dei turisti che vengono al lago di Iseo fa sempre la stessa cosa. Arriva in macchina, parcheggia in un borgo, lo visita, torna in macchina, si sposta al borgo successivo, cerca un altro parcheggio, ripete, funziona. Ma è esattamente il modo sbagliato di stare su un lago. Il lago di Iseo ha un sistema di trasporto pubblico sull'acqua che collega ogni paese della sponda. Si chiama Navigazione Lago di Iseo e per quasi tutti i turisti che arrivano qui è praticamente invisibile. Non perché sia nascosto, i pontili ci sono, i battelli passano, ma perché nessuno lo spiega mai davvero. In questo video ti diciamo come funziona, quanto costa, cosa conviene comprare e come cambia tra estate e inverno. Alla fine avrai in mano tutto quello che ti serve per girare il lago senza più dipendere dalla macchina. Prima di iniziare, una cosa utile. Siccome questo video è pieno di informazioni pratiche, abbiamo preparato delle schede riassuntive che compariranno durante il video. Tariffe, biglietti, punti vendita. Puoi mettere in pausa quando vuoi e fare uno screenshot. Avrai tutto salvato sul telefono senza dover prendere appunti. Il sistema a zone, spiegato in modo semplice. Il lago di Iseo è diviso in 5 zone, dalla A in cima, che include Lovere, Costa Volpino e Pisogne, fino alla E in basso, con Sarnico e Clusane. Iseo è nella zona D, Monte Isola con Solzano e Sale Marasino nella zona C, Marone e Riva di Solto nella zona B. Il biglietto si paga in base a quante zone attraversi, contando anche quella di partenza. Non è complicato. Se sei a Iseo e vuoi andare a Monte Isola attraversi la zona D e la zona C, quindi paghi tariffa 2. Tradotto in euro, una zona costa 2 euro e 60 centesimi, 2 zone 3 euro e 60 centesimi, 3 zone 4 euro e 50 centesimi, 4 zone 5 euro e 40 centesimi, 5 zone da un'estremità all'altra del lago 6 euro e 30 centesimi. Quindi tornando all'esempio di prima, Iseo Monte Isola sono 2 zone, 3 euro e 60 centesimi. Iseo Lovere sono 4 zone, 5 euro e 40 centesimi. Per capire quanto costa esattamente il tratto che ti interessa, sul sito Navigazione Lago iseo.it c'è un calcolatore dove inserisci porto di partenza e porto di arrivo e ottieni subito la tariffa precisa. Una cosa da sapere: lo sbarco a Monte Isola prevede un contributo di sbarco giornaliero di 1 euro e 50 centesimi a persona, che si paga separatamente dal biglietto del battello. Non è incluso nella tariffa e vale per tutta la giornata, non per ogni corsa. Le linee principali. In alta stagione ci sono 2 linee di riferimento per chi arriva come turista. La prima è la linea che parte da Iseo e risale verso nord toccando Sale Marasino, Marone, Riva di Solto, Tavernola, Castro, Pisogne e arriva fino a Lovere. È la linea lunga, quella panoramica, quella che in 1 ora e mezza circa ti porta da un'estremità all'altra del lago con una serie di fermate intermedie. Non è una crociera turistica, è trasporto pubblico, ma la differenza sul lago è sottile perché il percorso è comunque spettacolare. La seconda linea fondamentale è quella per Monte Isola e qui c'è una distinzione importante da fare. Ci sono più modi per raggiungere l'isola. Dalla sponda orientale, con il traghetto da Solzano o da Sale Marasino, tratta brevissima, circa 10 minuti, la più frequente di tutto il lago, oppure dalla linea che parte da Iseo e scende a Siviano sull'isola. Il traghetto da Solzano è il più usato, il più frequente in estate, è quello che parte ogni pochi minuti nelle ore di punta. Esistono anche collegamenti diretti dalla parte nord del lago, come da Lovere. Sono corse regolari ma meno frequenti, poche al giorno, e con tempi più lunghi, quindi utili soprattutto se si è già in zona. Se la priorità è arrivare sull'isola velocemente, conviene spostarsi a Solzano piuttosto che aspettare un battello dalle altre località.
Cosa conviene comprare? Questa è la parte in cui quasi tutti sbagliano e dove si può risparmiare o spendere molto di più del necessario. Il biglietto singolo, chiamato ordinario, funziona bene se fai una o due corse. Costa tra i 2,60 € e i 6,30 € a seconda delle zone attraversate. Si compra a bordo, in biglietteria, nei punti vendita autorizzati oppure online. Se prevedi di usare il battello più volte nella stessa giornata, la carta da giocare è il biglietto giornaliero. Si chiama biglietto giornaliero Navigazione Lago d'Iseo. Costa 16,50 €, vale su tutte le zone e permette corse illimitate nella giornata. Se fai 3 o più corse nella stessa giornata, il giornaliero ti conviene già con la terza. Per chi si ferma una settimana, esiste un abbonamento settimanale che va da 10,30 € per le tratte brevi fino a 23 € per la copertura totale delle 5 zone. Se il tuo alloggio è in un posto e vuoi muoverti ogni giorno, l'abbonamento settimanale è quasi sempre la scelta più economica. Anche i multicorse, blocchi da 10 viaggi sulle stesse zone, sono convenienti per chi sa già quante volte si muoverà. Gli abbonamenti e le tariffe preferenziali richiedono una tessera personale, la MyCard, che costa 5 € una tantum. Si può fare in biglietteria o online ed esiste ora in formato digitale. Se prevedi di comprare abbonamenti o multicorse, vale la pena farla al momento dell'arrivo, perché la tessera rimane valida per tutti i soggiorni futuri. Dove si comprano i biglietti? Le biglietterie fisiche sono a Iseo, Sulzano e Sale Marasino. Fuori da questi orari o da questi punti ci sono rivenditori autorizzati. Il bar L'Imbarcadero a Sulzano, il bar La Caffetteria a Sale Marasino, l'Infopoint di Sarnico e un'edicola all'Imbarcadero di Lovere. È anche possibile comprare direttamente a bordo del battello e online sul sito ufficiale tramite la piattaforma Far Harbor. Per le corse estive verso Monte Isola, specialmente in luglio e agosto, le corse possono raggiungere la capienza massima. Il sito in tempo reale mostra i posti ancora disponibili e l'acquisto online garantisce l'ingresso. Le corse esaurite non vengono più visualizzate tra quelle acquistabili. Il biglietto va validato a bordo al momento dell'imbarco. I battelli sono stati dotati di nuovi sistemi elettronici di validazione. Una volta validato, il biglietto ha una validità temporale, 60 minuti per la prima zona, con 30 minuti aggiuntivi per ogni zona successiva. Questo significa che puoi fare fermate intermedie all'interno di quel tempo senza comprare un nuovo biglietto. Il trasporto di bici è sempre consentito a bordo, compatibilmente con i posti disponibili, al costo fisso di 2,60 € per tutte le zone. È una tariffa unica, non dipende dalla tratta. Attenzione però a una novità del 2026. Dal 1 marzo 2026 il divieto di sbarco e transito di bici e monopattini a Monte Isola vale nei giorni prefestivi e festivi da marzo a settembre e tutti i giorni in agosto. Se stai pianificando un giro in bici che include Monte Isola, tieni conto di questo cambiamento. I cani sono ammessi a bordo, con obbligo di guinzaglio e museruola, oppure trasportino chiuso. La tariffa per animali e bagagli è di 1,30 € a tratta, per tutte le zone. I cani guida per non vedenti viaggiano gratis e senza limitazioni. Per le famiglie c'è un vantaggio molto utile. Con il titolo Io viaggio in famiglia, i bambini sotto i 14 anni viaggiano completamente gratis se accompagnati da un familiare adulto, genitori, nonni, zii, fratelli, in possesso di un biglietto valido e della apposita tessera o modulo temporaneo. È un'agevolazione della Regione Lombardia, applicata su tutta la navigazione Lago d'Iseo. Arrivare al lago senza macchina, l'integrazione con Trenord. Se arrivi da Brescia in treno, la fermata di Iseo è sulla linea Brescia-Edolo e il pontile dei Battelli è raggiungibile a piedi dalla stazione. Trenord ha un biglietto speciale combinato chiamato Gite in treno, Monte Isola, che include treno andata e ritorno più battello per Monte Isola a 18 € totali. È il modo più economico per fare la gita sull'isola in giornata da Brescia o da Milano via Brescia senza macchina.
In inverno cosa cambia? Da ottobre a fine marzo il servizio funziona con l'orario invernale che prevede meno corse e nessuna delle linee estive supplementari. La linea principale Iseo, Monte Isola, Tavernola Bergamasca continua a operare tutti i giorni, con qualche corsa aggiuntiva nei festivi. Il collegamento da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola rimane attivo tutto l'anno, senza eccezioni, anche a Natale. Questo significa che Monte Isola non è mai isolata. Quello che si riduce in inverno è la frequenza delle corse verso le sponde nord e verso l'Overe, che diventano pensate più per i residenti che per i turisti. Le corse scolastiche sulle tratte Lovere-Pisogne e Iseo-Predore sono invece sospese durante le vacanze scolastiche. Il 25 dicembre il servizio sulle linee principali è sospeso, ma il traghetto per Monte Isola da Sulzano e Sale Marasino è l'unica eccezione, rimane attivo anche quel giorno. Per chi viene fuori stagione la navigazione funziona, ma richiede una pianificazione più attenta degli orari. L'orario invernale aggiornato è sempre disponibile sul sito Navigazione Lago Iseo.it nella sezione Orario in vigore, scaricabile come PDF. In inverno il lago è silenzioso e spesso molto bello. Il battello ha meno gente, i pontili sono quasi deserti e certi paesaggi del lago, in nebbia mattutina, sono difficilmente dimenticabili. Il sistema funziona, è economico e collega ogni posto che vale la pena visitare sul lago. La scelta che fa la differenza è quella del tipo di biglietto. Il singolo se ti muovi poco, il giornaliero a 16,50 € se hai una giornata piena. Il settimanale se ti fermi più giorni. Porta sempre una carta perché alcuni rivenditori non accettano contanti. Valida il biglietto a bordo appena sali. Se vai a Monte Isola in luglio o agosto, compra online prima che le corse si esauriscano e lascia pure la macchina dov'è. Ora hai tutto quello che ti serve per muoverti sul lago in piena libertà, fermandoti dove vuoi, quanto vuoi, senza pensare a parcheggi o orari di coincidenza. Il battello diventa il tuo modo di stare sul lago, non solo di attraversarlo. Se non lo hai ancora fatto, torna indietro e salva le schede che abbiamo preparato, tariffe, biglietti, punti vendita. Ti basterà uno screenshot per avere tutto a portata di mano quando organizzi il viaggio. Se questo video ti ha aiutato a capire come funziona, un like è il modo più semplice per farcelo sapere. Ci aiuta a continuare a fare questo tipo di contenuti. Per qualsiasi domanda o aggiornamento siamo nei commenti, rispondiamo a tutti. E adesso sali a bordo e lascia che il lago di Iseo ti racconti il resto.